Il Salar de Uyuni è il più grosso deserto di sale del pianeta. Un luogo surreale, unico al mondo. Si trova in Bolivia, a 3600 metri di altitudine. La sua superficie, grossa quanto l'intera regione Abruzzo, rappresenta un grosso vuoto bianco sulle cartine. La crosta di sale è spessa fino a 7 metri e lo rende un ambiente ostile a qualsiasi forma di vita, totalmente disabitato. Decido di attraversarlo, a piedi, da solo. Preparare un'avventura come questa, stando dall'altra parte del mondo, è tutt'altro che semplice. Inizi raccogliendo informazioni, leggi, chiedi, ti documenti. Provi a visualizzare come potrebbe essere stare lì, di cosa avrai bisogno, cosa potrebbe andare storto. La difficoltà più grossa è trasportare equipaggiamento, acqua e cibo per sopravvivere tutti e 7 giorni nel deserto. Così mi faccio aiutare nella realizzazione di un carretto in alluminio. Deve essere leggero e smontabile per il trasporto in aereo, ma anche robusto per resistere al terreno accidentato che mi aspetta nel deserto. In pochi giorni il carretto è pronto e lo battezzo Wilson. Con lui parto. Destinazione Bolivia. Il percorso che ho studiato prevede di partire da Colchani ad est e fare 140 km verso nord-ovest. Destinazione Ica. Finalmente arrivo davanti al Salar. Sono solo. Davanti a me 140 km di sale bianco. L'unico modo per arrivare in fondo sono le mie gambe e la mia determinazione. Non c'è un piano B. Sono carico di adrenalina e mi metto subito in marcia. Non so come reagirà la mia mente a questa situazione inusuale o come reagirà il mio corpo agli sforzi che mi aspettano. Posso solo scoprirlo passo dopo passo. Dopo circa 2 ore dalla partenza inizio a sentire un rumore metallico. Mi si gela il sangue, mi fermo. Controllo Wilson e scopro che l'asse delle ruote si è rotto. Game over, è finita. Con questo danno è impossibile proseguire. Forse il mio viaggio è già arrivato al capolinea. Si è rotto l'asse delle ruote, prima da un lato e poi anche dall'altro. Si è rotta proprio la saldatura. In questi momenti la testa può reagire in 2 modi. O subentra il panico totale, oppure una lucidità fuori dal normale. Mi sdraio sul sale, coltello, nastro, corda e mi invento una riparazione di fortuna. Mi assale la paura che tutto possa finire troppo presto, la sento. Questi pensieri negativi durano solo qualche istante, perché poi è come se la testa staccasse la spina e entrasse in modalità sopravvivenza. Vai quasi in trance e pensi solo a superare l'ostacolo e andare avanti, ad uscire da questa situazione il prima possibile. Queste sono le
riparazioni che ho dovuto fare al carretto. Questo mi garantisce che le forcelle e le ruote mi stiano parallele, ma non mi evita che mi facciano questo movimento. Ho dovuto inserire anche questi tiranti diagonali, uno qui davanti e uno qui dietro. Speriamo funzioni questo sistema. Dopo quasi 2 ore di riparazioni riparto. Le legature sembrano tenere e riesco a proseguire per altri 10 km fino al tramonto. Mi fermo, monto la tenda e mi preparo per la notte. Il sole è appena tramontato alle nostre spalle e adesso spero di farmi una bella dormita, perché oggi è stata una giornata abbastanza difficile. Spero che le riparazioni che ho fatto al carretto reggano per tutti i 125 km di duro cammino che ancora devo affrontare. Spero reggano sinceramente, e spero reggano anche perché questa è l'ultima carta che mi posso giocare. Se questo non basta e il carretto continua a indebolirsi e potenzialmente danneggiarsi, potrebbe essere fatale la cosa. Quindi speriamo bene. E adesso polla al curry e poi una buona notte con le stelle che ci fanno compagnia. Inizio a smontare la tenda e mi preparo a ripartire. Oggi mi aspettano più di 20 km, sperando che tutto fili liscio. Riparto e il mio sguardo è sempre puntato sui metri di sale davanti a me. L'unico suono che mi accompagna è quello delle ruote e dei miei passi, che rompono il sale come se fosse ghiaccio. Infinite tessere di un delicato mosaico, gli esagoni di sale rivestono tutto il salar come il pavimento di una cattedrale. Le sue forme sono ipnotiche e fanno viaggiare la mia fantasia. Eccoci qui. Stamani già fatti 12 km, circa 2 ore di camminata, faccio un'ora di camminata, poi mi fermo 10 minuti, un quarto d'ora, poi un'altra ora. E adesso sono mezzogiorno e mezzo e mi faccio uno spuntino, faccio pranzo anch'io, no? Ta-da! Capicollo, fatto in casa dal mio babbo, messo sotto vuoto, una fetta me la mangio così al volo. I sapori di casa ti fanno, già essi stessi ti fanno sentire a casa, no? Ti danno quell'affetto, quel calore in più che quando sei qui a chilometri, a decine e decine di chilometri di distanza dalla persona più vicina, fa sempre piacere. Si chiude questo secondo giorno. Le riparazioni stanno tenendo e dopo aver macinato tanti chilometri decido che è l'ora di pensare alla cena. Poiché non ho nessun fornello con me, nessun gas, allora mi sono dovuto arrabattare, si dice dalle mie parti, trovando una soluzione alternativa. Mi sono fatto prestare un braciere, carbone e un po' di benzina per accendere il carbone.
Ecco qua. Direi che ci siamo. Appunto, irroriamo bene bene con un po' di benzina. E poi con molta cautela ci allontaniamo un attimo, anche se non c'è vento, diamo il fuoco. Ecco qua. Metodo un po' all'antica, un po' pericoloso. Vabbè, questa è una soluzione un po' più casalinga, un po' più artigianale. Ha sempre il suo fascino, il carbone e il fuoco vivo. Buongiorno mondo, qua sono le 6:40 circa, tra poco sorgerà il sole, è già venuta fuori una bella luce, qua c'è circa -10, finché non viene fuori il sole veramente si tribola col freddo. Mi sto preparando la colazione. Quando ci si trova immersi nella natura, a centinaia di chilometri dalla civiltà, anche le cose che nella vita di tutti i giorni diamo per scontato diventano difficili. No! No! Vaffanculo! Uno fa tutta sta fatica, mezz'ora per accendere il fuoco, poi butto intera mezza colazione. Vaffanculo, vai. Tutte le mattine, prima di partire, bevo, mi lavo, insomma, cerco di fare il possibile per tenermi in ordine e lo stesso faccio al mio amico Wilson. In particolare tutte le mattine prima di partire faccio un giro a tutte le giunzioni dove ci sono viti e dadi, controllando bene che siano stretti. Perfetto. Completate le mie routine mattutine mi metto in marcia. Sto per entrare nel cuore del deserto, solo, a più di 100 km dal villaggio più vicino. Se dovesse succedermi qualcosa, posso solo contare sulle mie forze. Qui tutto è surreale. Non sembra di stare nello stesso mondo di sempre. Intorno a me solo 3 colori: il bianco sotto, l'azzurro sopra e il tenue marrone delle montagne all'orizzonte. Non ci sono suoni. Regna un silenzio totale, onirico. È assente qualsiasi forma di vita. Niente uccelli, né insetti, né erba. Niente di niente. In questo vuoto che mi circonda non mi resta che tuffarmi nei miei pensieri e riprendere il cammino. Potrei raccontarvi che il caffè mi serve per svegliarmi, che quello solubile non è buono, e la realtà è che avrei potuto tranquillamente fare a meno della moka. Ma non l'ho fatto. Me la sono portata di proposito. Una moka.
nel deserto di sale. È un insolito momento romantico dove il tempo si ferma. Un rito da svolgere con cura e pazienza. Il suo canto e il suo profumo rallegrano i miei sensi e si diffondono nel deserto intorno a me. Bere il suo caffè mi scalda il cuore in queste giornate solitarie. Giorno 4, sono le 2:30 e mi sono appena fermato dopo una buona galoppata pomeridiana. Che dire, fa caldo, un gran caldo, sono a metà del percorso circa, da poco l'ho superato e tutto sta procedendo abbastanza bene. Oggi il terreno è molto favorevole, poco sconnesso e Wilson sta rispondendo bene così, e adesso andiamo a completare altri 5-6 km per oggi e poi tenda, tramonto, cena e stelle. Questo è il programma da 3 sere a questa parte. Sfido i meno 20 gradi e mi sdraio fuori, nel pieno della notte. Una cosa così l'avevo vista solo nei libri. Vedo tutta la volta stellata, da parte a parte dell'orizzonte, in tutta la sua maestosità. Sembra che le stelle ti cadano addosso da quanto sono nitide e luminose. E solo quando vedi una tale meraviglia ti rendi conto di quale ricchezza ci stiamo privando a causa dell'inquinamento luminoso e della nostra abitudine a stare sempre a naso all'ingiù invece che a naso all'insù. Nel deserto riscopro il piacere di essere svegliato dalla natura. Oriento la tenda a nord-est e mi godo il sole che nasce magnifico all'orizzonte. Acqua calda, colazione e via. Un'altra giornata di cammino nel deserto mi attende. Sento la meta che si avvicina. Dietro di me la strada che ho già percorso, e invece di fronte a me le montagne che da piccole che erano si sono ingrandite tantissimo. Siamo molto vicini. Sono stanco, un po' provato sinceramente, però inizio a sentire l'aria dell'arrivo e sto bene e vado. Inizio a sentire il profumo della terra arrivare con una gentile ebbrezza. Proprio quelle montagne che erano un punto all'orizzonte adesso si sono fatte grandi davanti a me. I colori del sale al tramonto sono meravigliosi. Il bianco accecante del giorno si trasforma lentamente in un giallo caldo man mano che il sole scende, per poi diventare rosa pieno nell'istante del tramonto. Buongiorno, stamattina, ultima mattina,
Inizio a prepararmi. Mi vesto e smonto la tenda per l'ennesima volta. L'ultima. Carico tutto su Wilson e mi preparo all'ultima tappa, quella finale. Ho appena messo sul GPS l'ultimo waypoint, sono emozionatissimo, carico a 1000, il nostro Wilson è tutto carico, pronto, andiamo a farci questi ultimi 15 km. La meta è lì davanti a me, ad un passo, l'adrenalina sale e le gambe vanno da sole, non vogliono più fermarsi. Ultima sosta prima dell'arrivo, mancano circa 5 km e dietro di me le montagne, sempre più vicine e me la voglio godere tutta fino in fondo. Eccoci qua, finalmente, dopo 7 lunghissimi giorni, 140 e qualcosa chilometri, eccoci qui arrivati alla fine. Questo è il cartello che indica Yika. Siamo arrivati alla fine di questo lungo, sofferto ma meraviglioso viaggio. Che emozione! Qua dietro le montagne che all'inizio sembravano irraggiungibili, invece alla fine ce l'abbiamo fatta. Io, insieme al mio grandissimo amico, al grandissimo Wilson, che tutto incerottato, nonostante gli acciacchi, ce l'ha fatta, è arrivato fino alla fine insieme a me. Inizio a rivedere la terra, un colore che finora avevo visto solamente da lontano. Mamma mia che emozione, è ufficialmente finita. È finita la traversata del deserto del Salar de Uyuni in Bolivia. Ce l'ho fatta, sì! Alcuni mi chiedono perché lo faccio, cosa mi spinge a fare queste avventure come attraversare il Salar in solitario. La verità è che non ho una risposta. Sicuramente c'è un aspetto di ricerca interiore per conoscere meglio me stesso e anche una voglia di riconnettermi alla natura, di riconnettermi all'essenziale. Queste avventure sono il mio modo di esprimermi.